Comincio questo video con il dire che io non sono la migliore assolutamente nel fare la ricostruzione delle unghie, non voglio assolutamente offendere nessuno, ma c'è un paio di cosette, di regolette, di regole, scusate, che secondo me sono imprescindibili dal gusto personale sul come poi realizzare una cosa estetica che deve abbellire. Una cosa estetica è fatta per abbellire, in questo caso, le nostre mani, le nostre unghie, anche per aiutare, perché ci sono delle unghie fragili che invece grazie ai rivestimenti acrilico, gel, acrigel, quello che sia, semipermanente, le nostre unghie sono protette, eccetera, eccetera. Però da quando sono su TikTok io vedo delle cose che per alcune persone, invece di essere una regola, e per favore colleghe principianti, colleghe ventennali, appassionate, eccetera, eccetera, per favore commentatemi sotto questo video se la pensate come me. Allora, la cosa secondo me imprescindibile è la questione di mantenere i laterali come devono essere. L'unghia ricostruita deve avere una certa struttura e quella è imprescindibile. Che succede però? Che io vedo che giustamente anche alcune unghie fatte male, tra virgolette, durano tanto, e siccome oggi la cosa più importante per molti è che le unghie durino 4 settimane, anche più, e anche qui ci sarebbe da aprire un gran bel capitolo. L'importante è quello, e quindi io da una parte dico sì, è vero, anche io le vedo queste unghie fatte male, tra virgolette, che durano comunque tutto questo tempo. Allora, poniamo il caso che questa sia una unghia. Ho preso una tip intera perché sono perfette, hanno perfettamente una struttura bilanciata e hanno i laterali perfettamente ricostruiti. Spero che si veda. Allora, ho fatto questo segno simulando l'unghia naturale di una persona che può avere. Quindi l'unghia naturale di questa persona comincia da qui e finisce da qua. Ora, quest'unghia ricostruita per esempio in questo modo è abbastanza larga, e io lo capisco che oggi la cosa più estetica che vediamo, diciamo, in giro, poi con l'avvento dei social, questa ballerina, eccetera, eccetera, anche qui c'è da aprire un capitolo, ballerina, coffin, non sono la stessa cosa. Piace avere le unghie più affusolate verso la punta, come per esempio possono essere queste. Però ricordiamoci sempre che una certa lunghezza, se vogliamo rispettare tutti i parametri, grazie alla lunghezza io riesco a stringermi verso la punta. Se non voglio questa lunghezza, ma volessi una lunghezza più corta, la mia unghia giustamente non riesce a stringersi così in punta, ma rimarrebbe così, quindi non può essere tanto stretta se è troppo corta. Torniamo alla nostra unghia finta perfetta. Allora, io ho ricostruito un'unghia e quindi con tutti i parametri ho ricostruito i laterali belli dritti, eccetera, eccetera. Poi però la vado a stringere perché la voglio più affusolata. Allora, io quello che vedo fare in tantissime è qui c'è la pelle della persona. Quest'unghia, se sta così e io comincio a limare da qua su, qui c'è la pelle e l'unghia naturale della persona. Se comincio a limare da qua su e limo fino a che non è stretta quanto dico io mi sto mangiando il prodotto e la sua unghia naturale. Che succede? A forza di fare questo, lima, tu ti vai a scavare qua sotto. Adesso lo facciamo con la tip. Allora, se io limo da qua sopra per stringere, intanto devo piegarmi, devo mettere la lima un pochino stringendomi sulla punta per creare questo effetto.
neanche ci riesco perché non mi viene proprio di limare qua, perché so che qui non si lima. Comunque, poi che altro vedo fare? Vedo fare questo sotto 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 sotto, guarda, vedo fare questo, perché ricordiamoci che qui c'è sempre la pelle e l'unghia vera della persona, e quindi io mi fermo qua. Allora vedo fare questo, lima 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 lima, e a un certo punto qui si crea proprio uno scalino che al momento del fatto, diciamo, mentre stai facendo le unghie appena fatte, neanche ci si fa troppo caso. Quando l'unghia sta crescendo, questo scalino viene avanti con tutta l'unghia, e tu che fai la volta dopo a refill? Per ripareggiare tutta la situazione, tu ricominci a limare tutta la sua unghia naturale. La larghezza dell'unghia naturale va rispettata. Se tu hai le unghie larghe, te le tieni, nel senso che dobbiamo cercare di proporre alla persona una forma che le stia bene e cercare sì di assottigliare la punta, ma più di tanto non ce la possiamo fare se non abbiamo una certa lunghezza. Quindi io tantissime volte, ora cercherò di mettervi anche delle foto di persone non italiane, perché vorrei evitare di fare polemiche stupide, perché io qui sto solamente cercando di spiegare alcune cose che per alcune di noi sono non c'è neanche da discutere, invece per altre vedo che quando qualcuno gli dice guarda che ti sei mangiata i laterali, no no, non è vero, a me piacciono così, io le faccio così. Ci sono delle regole imprescindibili dal gusto estetico. Allora, questa diciamo che è sempre la sua unghia naturale. Io tantissime volte vedo fatto questo. Allora, che succede? Che se questa è la sua unghia naturale, questa qua, quando tu vai a limare tutto questo, a parte che crei un effetto ottico molto brutto, in più tutta questa parte qua che era la sua unghia naturale, tu te la sei mangiata, e quando uno dice ti stai mangiando i laterali, è questo. Adesso provo a spiegarmi meglio facendovelo vedere su unghia naturale, unghia sulla mano vera. Io sono una persona che ha le mani abbastanza grandi e il letto ungueale abbastanza grande, e ho anche il letto ungueale senza laterali, cosa che quando vai a limare è molto facile che io possa mangiarmi i laterali, proprio perché se voglio andare a seguire come è fatto effettivamente il mio letto ungueale, che nasce senza laterali, io vado a fare un casino. Allora, quando io mi vado a ricostruire sulle mie, io devo mettere il prodotto proprio sulla pelle, perché devo ricrearmi il mio laterale. Questa era una square, una tip, questa ricostruzione è in tip ed era una square, e io piano piano l'ho limata e tirata su per darle questa forma un pochino più coffin. Però in tante cosa vedo fare, cosa vedo che fanno tante? Sono sicura che moltissime andrebbero a togliere questo scalino, questo piccolo scalinetto, perché appunto per creare la continuità. Allora andiamolo a togliere e vi faccio vedere cosa succede. Allora, intanto vedo che tantissime fanno questo, si preoccupano della parte del punto di stress, ma non si preoccupano del fatto che stai mettendo la lima verso il basso invece che leggermente verso l'alto, e quindi limi tantissimo tutta questa parte qua, vai a creare un buco in questa parte qua, e l'unghia dopo ti fa di questo. Qui è tutta mangiata e qui ancora scende. Allora poi a un certo punto te ne accorgi e cominci a voler tirare su, perché certamente poi quando la guardi te ne accorgi, e allora tu cominci a tirare su per pareggiare tutta la situazione, e senza fare attenzione a non continuare a limare qua, perché io adesso faccio attenzione perché lo so e mi stavo concentrando qua, ma tante vedo fare mettere la lima un po' a caso. Scusatemi se dico delle cose che vi possono offendere, ma ragazze veramente lo dico perché
lo vedo, lo dico perché lo vedo e sperando che possa essere utile a qualcuno tutto questo. Quindi io vedo tante partire da qua giù e tirare su tutta la struttura. Allora, una roba del genere, una cosa così, non è giusta architettonicamente, per l'architettura dell'unghia, non è assolutamente giusta. Poi una volta fatto qui, che facciamo? Andiamo qua su, e lo vedo fare, ragazze, perdonatemi ancora. Una volta fatto questo, andiamo giustamente a stringere tutta la struttura. E quindi, guarda qua, che cosa succede? Qua succede tutto questo. Questa, quando mi cresce, intanto qui si assottiglia tantissimo il prodotto e rischia di spaccarsi qui, e piano piano giustamente poi questo, la spaccatura cammina 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 e giustamente poi mi si spezza tutta la struttura. Questa cosa qua non è corretta, questo non è gusto personale. Scusatemi ancora di nuovo, io veramente cerco di fare questo video il più come dire, voglio aiutare anche a far capire, perché quando sento dire no, a me piacciono così, questo è, io le faccio come mi pare perché a me piacciono così, ci sono delle regole che nella architettura dell'unghia non vanno a gusto personale, sono regole, punto. Immaginatevi se un architetto deve costruire un ingegnere, ora non so chi lo fa, scusatemi, sono ignorante, deve costruire una galleria e decide di fare l'arco di entrata della galleria in un modo come gli piace a lui, invece che con l'arco che deve essere. Crolla, la galleria crolla. C'è un motivo per cui diciamo che ci deve essere una curva C e deve essere in un certo modo. Questo è scorretto, questo non è corretto e non è neanche bello esteticamente. Forse da sopra potrebbe esserlo, ma guardate, guardate il mio dito, il mio polpastrello, com'è grande e com'è piccola, com'è diventata piccola l'unghia, ed è anche brutta esteticamente. Questo non si fa, questo, ragazze, non si fa. Se tu vuoi stringere, devi rispettare i punti A e B che ti trovi davanti, quelli li devi rispettare, e da lì in poi cominci a limare, non da qui, da qui ti appoggi sul punto A e cominci a stringere. Il punto di stress, i punti A e B, che sono quelli dove stacca il bordo libero, quelli li devi lasciare in pace, li devi lasciare lì dove stanno. E soprattutto, se non hai una certa lunghezza a disposizione, più di tanto non puoi stringere queste cose. Quando fai questo, non limare da qua, non limare da qua giù, perché ti stai mangiando il laterale. Lima da qui, lascialo in pace il tuo punto A, lascialo stare, lascialo lì dove sta. Se proprio vuoi alzare, se proprio vuoi stringere, lascialo stare questo. Piano piano limi fin dove è consentito farlo. Poi ti vuoi abbassare un po' il prodotto qua, anche qui però attenzione a fare questo, attenzione a fare questo troppo, perché assottigliando troppo il prodotto qua, questo è il nostro punto di forza, qui si spacca. Quindi quando andate a limare, e specialmente quella che si chiama ballerina, ma che in realtà poi non è una ballerina, fate attenzione alla limatura, perché il punto di stress, punto A e B, vanno rispettati e vanno lasciati stare. Guardate la differenza. Ora questa non è neanche limata bene, ma io sono qui solo per cercare di farvi capire. Guardate la differenza. Qui io ho un polpastrello di fuori praticamente, non è così. Fatemi sapere se siete d'accordo e fatemi sapere se questo che vi ho fatto vedere vi è stato effettivamente utile. Ciao!